Ciao a tutti e benvenuti in questo primo tutorial sulle waka. Cercherò di darvi alcuni consigli che per me sono stati d'aiuto a muovere i primi passi su questo strumento, sperando che possano essere d'aiuto anche ad altri in futuro. Ci tengo a precisare che tutto ciò che vi dirò in questo video è frutto di una mia esperienza personale maturata con i miei strumenti e i consigli che vi darò potrebbero non funzionare sui vostri strumenti o sugli strumenti di altri costruttori. Detto ciò, iniziamo. La prima cosa da fare è posizionare le mani e le dita in maniera corretta sullo strumento. In questo caso ha due camere frontali con 4 fori ciascuna e una posteriore come bordone, sul quale troviamo altri due fori, uno a destra e uno a sinistra, da tappare con i palmi delle mani. La diteggiatura è molto semplice, si parte con tutti i fori tappati e in maniera lineare, partendo dall'anulare a salire, si prosegue sollevando un dito per volta. Il mignolo non attappa nessun foro perché portandolo sotto ci aiuterà a sostenere lo strumento. Esistono anche strumenti con diteggiature composte come le ocarine inglesi 4 fori, dove le note si ottengono tramite varie combinazioni di tappa e stappa. Io preferisco una diteggiatura lineare perché è più intuitiva e di più facile intonazione. Può capitare soprattutto all'inizio che la paura che possa cadere e rompersi vi possa irrigidire e non darvi una presa sicura. Per togliersi questa preoccupazione vi basterà legare un laccetto intorno alla waka e mettervelo intorno al collo. Sarete così liberi di sperimentare in tranquillità. Potete tappare i fori con il centro del polpastrello oppure con le prime falangi. L'importante è che le dita siano rilassate in maniera da essere più fluidi ed evitare crampi, non così insomma. Una volta posizionati in maniera corretta, ci basterà con una leggera torsione del polso andare a tappare i fori presenti sul bordone. All'inizio può sembrare una posizione scomoda, ma col tempo prenderete familiarità e vi sentirete a vostro agio. A questo punto possiamo provare a suonare il nostro strumento. Ci basterà appoggiarci sul beccuccio in maniera da permettere un flusso omogeneo del nostro soffio in entrambi i canali, facendo attenzione a non tappare con le labbra le fessure. Naturalmente, come tutti gli strumenti a fiato, necessita della giusta intensità di soffio per ottenere un buon suono. Se soffiate troppo forte, il suono sarà crescente, se soffiate troppo piano, il suono sarà calante o, nelle peggiori delle ipotesi, non otterrete alcun suono. Un buon metodo per iniziare è soffiare come se si stesse pronunciando la parola tu, naturalmente senza usare la voce. Fate sempre attenzione a tappare bene tutti i fori con le dita e se all'inizio gestire sia le camere anteriori che quella posteriore può darvi problemi, prendete dei pezzettini di nastro adesivo con una colla molto leggera e tappate i fori sul bordone, così per il momento avrete due fori in meno a cui pensare. Una volta trovato un buon suono di partenza, iniziate a suonare la scala dalla nota più bassa a quella più alta, ricordandovi di incrementare il soffio intanto che salite di tono. Esercitatevi a suonare la scala con entrambe le camere, o alternandone prima una e poi l'altra, o addirittura usandone una come bordone. Questi esercizi aiutano a capire le varie combinazioni di note e di conseguenza a creare le vostre melodie. Una volta che avrete preso familiarità con lo strumento, potete rimuovere il nastro dai fori del bordone così da aumentare le vostre possibilità sonore. Parlerò un po' meglio di come sfrutto il bordone nel prossimo video, perché è un argomento che merita un approfondimento. Naturalmente, strumenti di diversa tonalità richiedono approcci differenti. Alcune tonalità richiedono più fiato, altre meno. Inoltre si differenziano anche nella pressione di ritorno, nel comfort nell'impugnarlo, nel peso ed altro. Per questo tutorial è tutto, nel prossimo video proverò a parlarvi di respirazione circolare e chi lo sa. Per concludere, come si chiama il suonatore di waka? Scrivimelo nei commenti e se ti va supportami con un like. Ciao, a presto!